Salve a tutti ragazzi, sono qui oggi per parlarvi del film di Christopher Nolan intitolato Dunkirk. È un film che è uscito sia in Italia che in America 3 mesi fa, quindi mi scuso subito per il ritardo, però ci dovete stare. Christopher Nolan è il mio regista preferito. I suoi film sono sinonimo di perfezione, anche se Dunkirk non può essere considerato come uno dei suoi migliori lavori. Perché? Perché il film non può essere considerato come un vero e proprio film. Poi ci arriviamo. Nolan esce dagli schemi e racconta una storia vera, un evento realmente accaduto. Lui ha sempre inventato le sue storie e poi le ha fatte approfondire dagli sceneggiatori. Questa volta esce dagli schemi e racconta un fatto storico. Dunkirk infatti parla dell'evacuazione da parte dei soldati inglesi, con l'aiuto dei civili inglesi, dalle spiagge di Dunkirk durante la seconda guerra mondiale, ed è un evento che precede il famoso sbarco in Normandia da parte degli alleati. Il film è raccontato su 3 linee narrative diverse, ognuna di esse ambientata in un arco temporale specifico. La prima linea narrativa comincia dalla terraferma, dalle spiagge di Dunkirk, e copre un arco temporale di una settimana fino all'evacuazione. La seconda linea è ambientata in mare e copre un arco temporale di un giorno. La terza copre un'ora di tempo e si svolge ed è ambientata nei cieli, con i cacciatorpedinieri inglesi, tra cui troviamo il prestigioso Tom Hardy. E la parte più emozionante di questa pellicola è senza dubbio il momento dell'evacuazione, il momento in cui queste 3 linee narrative si incontrano formando uno sviluppo non lineare. Questo è l'ennesimo scamotage geniale di Christopher Nolan, che ricorda sotto certi aspetti lo sviluppo narrativo inverso del film del 2000 Memento, uno dei primi capolavori di Christopher Nolan. La coppia Hans Zimmer-Christopher Nolan non ha deluso neanche questa volta, infatti le colonne sonore del compositore tedesco sono semplicemente straordinarie, sono sensazionali. In mia opinione superano perfino quelle di Interstellar e Inception. Perché? Perché le note composte da Hans Zimmer si amalgano perfettamente con le immagini, creando un'atmosfera di guerra quasi perfetta, a tratti ansiosa e a tratti terrificante. Non per caso le tracce audio di Zimmer sono utilizzate attraverso tutto il film, senza un secondo di interruzione, soltanto negli ultimi 5 secondi della pellicola. Questo secondo me ha contribuito in gran parte a rendere questo film ancora più straordinario. Il film infatti è girato benissimo e i pochi dialoghi presenti nel copione, anche se scritti benissimo, renderebbero questa pellicola un pochino documentaristica, però non è necessariamente una cosa negativa. Non c'è dubbio che questo sia il miglior film del 2017 fino adesso, va anche a superare il film uscito prima di quest'estate, Il pianeta delle scimmie, The War, che in mia opinione è il secondo film migliore dell'anno. Comunque grazie per aver visto questa recensione un pochino tardiva di Dunkirk e ci vediamo al prossimo video. Grazie.